Bel weekend di Le Mans, ragazzi, alla fine non è venuta giù la pioggia e l'acquazzone che era previsto e tranne la Moto3 è stato tutto asciutto. Ci sono tantissimi temi di cui parlare, quindi rimanete fino alla fine prima di commentare e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati e se cliccate anche sul tastino hype dal telefono mi aiutate anche a spingere il video. Così come vi chiedo di lasciare un follow anche su Instagram, che piano piano ci stiamo avvicinando ai 50.000. Probabilmente mi hanno sentito, e chi direte voi? Quelli della Race Direction. Nel pre-gara di mercoledì scorso mi ero lamentato del fatto che non avevano ancora dato chiarimenti sul dove e come entrare in pit lane dopo il caso Marquez di Jerez. Hanno visto il video e chiaramente si sono ricordati, perché poi è arrivata la comunicazione. No, a parte gli scherzi, il chiarimento c'è. Rispetto al documento di Jerez, qui viene scritto che la corsia d'ingresso della pit lane deve essere rispettata. Prima l'unico riferimento esplicitato era la linea d'ingresso della pit lane. Poi ci sono più dettagli su cosa deve fare un pilota quando entra nella corsia box. Per evitare tagli di curva e una guida pericolosa all'ingresso dei box, i piloti non devono guidare all'esterno del cordolo verniciato sul lato interno dell'ingresso box e devono rimanere all'interno della linea bianca continua sul lato destro dell'ingresso box finché non avranno superato il segnale del limite di velocità di 60 km/h. La differenza con Jerez è che lì si parlava della linea bianca continua all'interno dell'ingresso della pit, ora viene menzionato anche l'esterno. Ma la differenza più eclatante è che è stata aggiunta una postilla esclusiva sul caso Marquez. In parole povere viene detto che se si taglia l'ingresso come ha fatto Marquez a Jerez ci sarà una penalità immediata che non conta come track limit o taglio stile shortcut ed è una vera e propria regola anti-Marquez. Giovanni Zamagni su Sky durante le qualifiche ha detto che la penalità immediata dovrebbe essere un right through dopo che ha raccolto informazioni dai team. Non c'è nessuna comunicazione ufficiale da parte della direzione gara in merito a che penalità immediata sia, quindi ci sono due opzioni: o ce n'è una e basta fissa come può essere il right through, oppure ci sono vari tipi di penalità immediate che non c'entrano con il long lap o le solite, fra cui i commissari dovranno scegliere quale dare. Ma mi sembra di aver capito che c'è stato anche un altro chiarimento, perché sul sito della MotoGP è comparsa questa nota in cui viene detto in parole povere che l'ingresso della pit lane è solo uno, quello classico, e deve essere rispettato in tutte le sessioni gara inclusa, e per ogni circuito la direzione gara farà un comunicato sulle zone da rispettare. In caso di infrazione scatta la penalità considerata appropriata tanto in prova quanto in gara. Ho voluto parlare anche di questo aggiornamento sul sito perché non so se sia uscito nello stesso momento del comunicato o se sia uscito appena dopo, quindi ve lo dico per completezza se dovesse essere uscito dopo, se no niente, inutile, vaffanculo. Tutta questa pappardella per dire che se tagli come ha fatto Marquez a Jerez vieni penalizzato, stop. Tantissime cadute in Moto3, sono state ben 13 tra chi poi è ripartito e chi no, però abbiamo visto uno strapotere impressionante di Máximo Quílez che non stava facendo il solito weekend dove martellava davanti nei primi tre, ma era un pelo più indietro insieme agli altri. Gara della Moto3 che è stata ridotta da 20 a 13 giri per evitare di avere dei ritagli sul programma nel caso della pioggia e anche da un lato per favorire il main event della MotoGP. Col senno di poi non sarebbe servito perché la pista si stava asciugando, però la direzione gara ha optato così. Sul bagnato Quílez ha fatto una grande prova di forza, anche perché non l'abbiamo mai visto alla prova sotto l'acqua e da leader del mondiale fare questa prova così imponente lo rende sempre di più 3-4 spanne sopra gli altri e sono le ulteriori conferme di chi si prenderà il titolo meritatamente perché solo lui può perderlo. Grande Matteo Bertelle, gran ritorno al podio dopo il calvario passato dello scorso anno. Sarebbe bello vedere questo Bertelle anche sull'asciutto e non in una gara più particolare sul bagnato, anche se comunque tanto di cappello a stare in piedi, fare il long lap e tenere la posizione, riprendendosi un podio dopo molto tempo. L'anno scorso, prima dell'infortunio, la velocità l'aveva dimostrata e ce l'ha ancora secondo me. Podio meritato dopo un periodo difficile. Sono molto contento e speriamo che sia di buon auspicio per le prossime gare, con una bella iniezione di fiducia. Un campionato della Moto3 che dopo questa gara di Le Mans inizia sempre di più a delinearsi perché Quílez va e gli zeri di Carpe e Perrone sono pesanti per la rincorsa, volendo anche per Muñoz che dopo le gare saltate è ancora più penalizzato. Quindi Pitito Fernandez è quello che ha vinto rispetto agli altri che rincorrono Quílez, ma anche Pini che comunque ha fatto sesto e ha preso dei punti, così come Veda Pratama che ragazzi da rookie mi sta stupendo sempre di più, mamma mia che velocità e che costanza perché è sempre lì nei primi, vai pupillo! Izan Guevara fa una solo
importante in Moto2, forse quel profumo di promozione in MotoGP lo sente ed è motivato ad andare forte ed è un segnale importante verso il suo obiettivo perché ha fatto un weekend da UFO, stando sempre davanti come un orologio svizzero. Gara anch'essa ridotta prima del via a 14 giri che poi con la bandiera rossa dopo la caduta di Escrige è stata fatta sulla distanza di 9. La Moto2 ormai quest'anno fa solo gare sprint. Manu Gonzalez sempre solido, costanza micidiale, però ancora c'è sempre qualcuno che è più veloce di lui per vincere e deve cercare di fare quello step che gli manca dalla seconda metà della scorsa stagione, però è sempre veloce. I suoi rivali ci sono per il titolo e Guevara attualmente è più pericoloso e attenzione comunque a Deigius e Vietti che sono sempre lì. Baltus è stato steso da Vietti e penso che la penalità sia giusta perché è entrato, neanche così tanto forte, ma l'ha preso e l'ha steso e sono punti persi importanti dal Baltus che non sta passando un inizio di stagione facile, lui che è uno dei papabili al titolo ma non ha ancora raccolto nulla finora. I due Aspari invece viaggiano in due mondi, Holgado è 3 gare che sbaglia spesso e non lo vediamo davanti, mentre Alonso è sempre nei 5 ma è sempre costretto a rincorrere anche per un infortunio che ha avuto di recente in allenamento e quindi non trova ancora la costanza di stare tra l'altro sempre nel Q2 e quando ci va gli manca ancora lo spunto per partire davanti e martellare ed è costretto a rimontare come la scorsa di Jerez oppure qui alle Manne dove non era competitivo per il podio, infortunio permettendo, quindi gli manca ancora qualcosa per stare al passo di Manu Gonzalez che almeno sul podio c'è sempre. La rimonta però l'ha fatta Ivan Ortolà, da 14esimo è arrivato terzo. C'è una novità che sicuramente ha implementato Liberty Media, ovvero che nei team della MotoGP è stato allargato il box per gli ospiti. C'è proprio un piccolo box per gli ospiti che si mettono lì a guardare. Fino a prima, come vi avevo fatto vedere anche sul canale, ad esempio nel mega vlog di 3 giorni di Misano 2025, che se non avete visto recuperatelo perché è molto bello, gli ospiti vanno nel box e si mettono o in fondo oppure in un piccolo angolo. Dalle Man, non so se poi verrà fatto anche per le altre piste, c'è proprio un box per gli ospiti e devo fare polemica. Complimenti per snobbare e tralasciare Moto3 e Moto2 per l'ennesima volta, perché invece di dedicare dei box ad ogni team delle classi minori bisogna fare queste cose dove le persone possono stare tranquillamente in fondo al box o da una parte come vi ho fatto vedere. E prontamente per queste cose ci sono squadre di Moto3 e Moto2 che vanno nelle tende come da un po' di tempo a questa parte. A Jerez ogni squadra aveva il suo box senza stare nelle tende. Qui invece per fare 2 foto, 2 video in più facciamo sembrare Moto3 e Moto2 degli scappati di casa. Poi calma, se nel circuito ci sono tanti box abbastanza per tutti i team di Moto3 e Moto2 e in più volendo anche quelli per mettere dentro gli ospiti dei team di MotoGP va benissimo, nessun problema, una cosa in più, basta che però non vengano messi i box per gli ospiti dei team della MotoGP dedicati solo a loro quando invece Moto3 e Moto2 devono andare ad esempio nelle tende perché dentro quei box lì ci sono degli ospiti, speriamo che non succeda. Allora adesso faccio un discorso che volevo fare anche per il salvataggio di Toprak a Jerez, ma potrei farlo tranquillamente il prossimo weekend o lo avrei potuto fare anche 2 o 3 anni fa così via. A me vedere questi piloti in ogni categoria che cadono e che cercano di tenere la moto a tutti i costi non mi piacciono assolutamente, perché è molto pericoloso. Basta vedere gli ultimi 2 casi di Toprak a Jerez e a De Gher nella practice qui alle Manne che cercano di non mollare la moto ad ogni costo e rientrano in traiettoria. Purtroppo a me ragazzi, come credo anche ad altri, viene in mente il fatto che c'è chi ha pagato per questo con questa dinamica e a me fa sempre un po' di paura vederli rientrare. Vuoi che le moto di oggi permettano di fare questi salvataggi grazie allo sviluppo, vuoi anche il fatto che Marc Marquez viene imitato in questi gesti perché i piloti che sono cresciuti e sono venuti dopo di lui cercano di fare come fa lui perché una volta salvata la moto dicono subito ho fatto come Marquez. È una cosa a cui ho sempre avuto un occhio di riguardo perché i salvataggi alla Marquez sono un suo marchio, tipo che solo lui può permettersi di fare, poi adesso col braccio martoriato non ha neanche più la forza per farli, poi con il tempo, come ho già detto, con lo sviluppo che c'è stato, quasi tutti possono fare questi salvataggi, ma se sono già pericolosi di per sé da chi li ha inventati, fra virgolette, vedere piloti che prima cercano di replicarlo perché è una cosa che viene distinto e poi tengono quella moto così stretta
a me non piace molto. Spettacolare certo, per i fotografi e i video da mettere dopo sono molto belli, ma non riesco a vederci il lato positivo io. Vedo troppo la conseguenza che ci potrebbe essere, perché appunto c'è chi ha pagato per questo. Ricordo un episodio di Marquez nel 2019 a Phillip Island che a tornate nelle ultime curve gli si era chiusa ed è rientrato non cadendo. Fortunatamente non passava nessuno in prossimità, ma c'era comunque Petrucci che stava arrivando e in una curva lenta, in quel caso l'avrebbe evitato e visto coi riflessi. Però sono sempre dinamiche dove c'è un rischio molto grande, almeno per me. E oltretutto, come ho già detto varie volte, ora con quella nuova regola del cazzo sulle cadute dove se cadi e ti si spegne la moto devi andare fuori, sono circa forzati a stare aggrappati perché tengono schiacciata la leva della frizione per non far spegnere la moto, e a me non piace. C'era lo spettro pioggia soprattutto la domenica questo weekend, ma non una pioggia normale, un acquazzone. Invece non è arrivato, ma c'è stata solo una leggera pioggia nella Moto 3, ma già da lì abbiamo visto che la pista si asciugava. Ed è stato un weekend che fino a sabato aveva consegnato dei valori più o meno livellati, soprattutto venerdì con quasi tutte le marche nei primi 5 e distacchi molto ravvicinati. In qualifica ad esempio i primi 4 erano in 65 millesimi e c'erano davanti, come dicevo, tutte le marche, una Aprilia, una Ducati, una KTM e così via. Poi però già dalla sprint i valori hanno iniziato a consolidarsi, con le Aprilia che ragazzi martellano in modo incredibile. Sono sempre lì davanti e sono costanti, la moto viene espressa al massimo ed è molto completa, tranne Corol Fernandez che è sempre l'ultimo delle Aprilia e paga troppo dagli altri tre. E l'Aprilia va sempre in crescendo nel weekend. Sembrava essere un fine settimana dove qualche decimino ancora sulla Ducati lo pagava, soprattutto venerdì dove Borgo Panigale sembrava aver qualcosa di più, principalmente con Diggia e Bagnaia, ma in gara, che sia la sprint o la gara della domenica, tirano fuori quel qualcosa in più. Una tripletta storica per Noali che continua sempre di più a spezzare l'egemonia della Ducati. Ogura ha fatto una gran rimonta ed è velocissimo, non mi aspettavo che sarebbe venuto così su fin da giocarci il podio, anche perché i due Tracause pagavano qualcosa di più rispetto agli altri due ufficiali che già loro sembravano più attardati. Invece ancora una volta in gara c'è stata una progressione di Ogura stile Austin, ma questa volta il podio se l'è preso. Primo podio meritato per Ogura e l'ultimo giapponese che aveva fatto un podio in MotoGP era il buon Katsuyuki Nakasuga a Valencia 2012 sulla Yamaha. L'ultima vittoria di un giapponese invece risale a Motegi 2004 con Tamada. Chissà se quest'anno il Giappone tornerà a vedere la propria bandiera in cima nella MotoGP. Martin è stato mostruoso, devastante. Le Mans è una sua pista, ma qui è stato veramente tosto. E non sembrava, perché sul giro secco in qualifica è mancato, dove lui di solito è fortissimo. Nella sprint te lo puoi anche aspettare quel rendimento, perché lui è esplosivo e quindi pensi che magari la domenica possa pagare qualcosa rispetto al sabato. E invece no. Capolavoro assoluto la partenza della sprint, studiata alla perfezione con un pizzico di fortuna nel non avere Diggia davanti, che era partito male e gli ha permesso di avere quello spazio in più all'inizio, ma poi l'ingresso alla chicane dall'esterno è magistrale. Sarebbe stato difficile replicare alla perfezione quella partenza anche la domenica, però era partito bene lo stesso, ma è stato risucchiato. Però come nella sprint, così come in gara, ha fatto innanzitutto due grandi rimonte perché partiva ottavo, ma in gara ragazzi ha avuto una progressione allucinante. Veniva su giro dopo giro e dopo essersi messo secondo, la differenza Martin la faceva soprattutto nel primo settore. Avevo i tempi live con il timing passo Tokyo e nel primo gli fregava sempre 2-3 decimi Martin a Bezzecchi, mentre gli altri settori erano più o meno uguali. Però dovevate vedere Martine che faceva i settori rossi ogni giro nei vari settori, andava veramente troppo forte. Bezzecchi invece sicuramente può avere l'amaro in bocca, perché cazzo perdere la gara dopo che l'hai dominata dal primo giro fa male. Sapeva che Martin appena si era messo secondo sarebbe arrivato e quindi può avere l'amaro in bocca per dire cazzo per poco. Però sapeva che non era il più veloce in assoluto e secondo me può vedere più volentieri il lato positivo e il bicchiere mezzo pieno. Perché come dicevamo prima non era il solito Bezzecchi brillante che martellava sin da subito dove puoi dire che vince. Aveva qualcosina in meno e sembrava essere simile a Jerez dove per la vittoria poteva non essere della partita. Invece no, perché rispetto alla Spagna è andato come sempre in crescendo e pur non avendo quello spunto in più, quella velocità in più, era primo con un gran distacco. In una pista non molto congeniale per lui ma che lo era di più per Martin, quindi per questo può vedere il lato positivo ed è anche da questi secondi
secondi posti dove può imparare per maturare ancora di più, ed è stato bravo a capire, stando lucido, che non aveva il passo per stare con Martin e si è messo lì calmo a gestire senza fare cazzate. Certo, poi se Martin dimostri di avere quel qualcosa in più sempre non va bene per lui, perché quando è a posto, e lo sarà quasi sempre dopo aver limato ancora qualcosina, è più forte Martin di Bezzecchi e ha qualcosa in più. Ma io penso che ci saranno weekend come questi, in cui lo spagnolo ha qualcosa in più e altri in cui è più veloce Bez e altri dove sono alla pari. Bezzecchi adesso deve ritrovare quel decimino che aveva nelle prime 3 gare, dove era lui quell'imprendibile. Adesso di questo passo, se Martin parte più avanti in qualifica, è lui quello che prende va. Capirossi Arada vibes, continua a dirlo. E proprio su questo inizio anche a considerare di come adesso sarà importante anche la gestione dei due piloti. Entra in gioco anche la squadra qui. Martin e Bez sono 2 piloti che in pista si scannano e non sono 2 signori, quindi verrebbero fuori delle grandi lotte. Dunque la squadra, con Massimo Rivola in primis, dovrà saper gestire bene la situazione qualora dovesse presentarsi qualcosa fra i due, perché i primi 2 del mondiale sono i 2 piloti dell'Aprilia ufficiale. Ovviamente li lasceranno lottare, non ci saranno ordini di scuderia, non siamo in Formula 1. Io parlo della gestione proprio quando inizieranno a sentire la lotta della pressione al titolo. Ed è un paradosso clamoroso, perché un anno fa raccontavamo di Martin che voleva rescindere il contratto con Aprilia e un anno dopo ci sono le 2 Aprilia leader del mondiale con Martin in testa. Cioè nessuno avrebbe mai potuto pensare un anno fa che ci sarebbe stata questa situazione dopo il polverone che si è alzato e anche per il livello tecnico di Noale che era ancora inferiore alla Ducati, proprio per far notare la crescita esponenziale che c'è stata. Martin si mangerà clamorosamente le mani a meno che la Yamaha non tiri fuori la moto clamorosa. Io ho qualche dubbio, la vedo difficile, sarà veramente un peccato. E ora posso dirlo, vi ricordate quella sensazione che vi avevo accennato qualche settimana fa su che situazione mi ricordava questa di un pilota che sapeva di andare via e che allo stesso tempo si è messo ad andare forte? In molti ci avete preso e mi riferivo alla situazione di Lorenzo in Ducati nel 2017. Solo che qui è ancora peggio, più da mangiarsi le mani, perché Martin, oltre a sapere già di andare via, a differenza di Lorenzo non è che vince solo le gare, è in testa al mondiale e può vincerlo, ancora peggio rispetto alla situazione del maiorchino. Abbiamo già detto che per Bezzecchi il rivale più pericoloso è Martin, ma ora lo è al 101%, perché adesso Marquez è fuori e ora c'è solo un rivale da entrambe le parti. E se vi siete chiesti il perché di quelle scintille alla partenza, è per il forcellone dell'Aprilia che ha questa copertura in alluminio per proteggere il carbonio dal calore dello scarico, e anche perché Bezzecchi non aveva disinserito l'abbassatore. Questo weekend ci ha restituito anche un Pedro Acosta incisivo e preponderante sulla KTM, tornato a fare la differenza rispetto agli altri piloti, che si dà un po' di colpe sulla posizione persa nel finale contro Di Giannantonio, pensando che fosse più vicino del dovuto e ha spinto di più per tenerlo dietro quando invece poteva far diversamente. Ma anche Bastianini il suo l'ha fatto ed è stato veloce. Peccato per la caduta nella sprint e perché se avesse centrato il Q2 sin dal venerdì poteva anche partire più avanti. Sul giro secco gli è mancato qualcosa per entrare nei 10, se no sarebbe potuto partire più avanti, però ha chiuso settimo, chiaro, ha preso circa 5 secondi da Costa, però è un weekend positivo se guardiamo i fatti. Zarco, in poche parole, è durato solo il venerdì, sarà l'area di casa e il circuito, però già dal sabato è stato meno incisivo rispetto a quello che sembrava di poter far vedere, ovvero di stare almeno fra la 7ª e l'8ª posizione. Ma è stata una Honda tutto sommato veloce. Marini però dopo l'ottimo FP1 è crollato, tempo sicuramente fatto con la gomma nuova, ma nella practice e nel Q1 non è passato al taglio successivo. Mi ha deluso un po' perché qui la Honda non è andata maluccio. Poi come sempre lui la moto la porta a casa e al traguardo, perché almeno si rivela un pilota affidabile perché ha chiuso 10º, prima Honda dopo che dalla practice era quella più in difficoltà. Ragazzi, non è possibile che Joan Mir, quando può essere per l'ennesima volta il primo delle Honda, finisca per terra e butti via un'altra occasione. Io ormai ho perso il conto, cioè io mi sono rotto di fare il discorso sul paragone Mir-Marini. Lo spagnolo, ragazzi, non è affidabile, sarà ben più forte, ma ti porta a casa solo il fatto di essere veloce, perché a risultati è tarallo. Anche per Quartararo c'è la solita narrazione e io pensavo che questo weekend veloce l'avrebbe potuto fare anche a Jerez. Non è stato così, ma qui alle Mans ha confermato che la pista e il fatto di giocare in casa siano importanti. Fa quello che fa sempre in confronto agli altri Yamaha. Poi Rins l'ha messa anche lui nel Q2, ma i risultati sono sempre quelli che sono.
La Ducati vive nell'incostanza perché non ha continuità, una volta è veloce uno, l'altro weekend no, c'è un altro veloce, quindi non c'è una linea che va tutta dritta. Alex Marquez era abbastanza scontato e ve l'avevo detto che sarebbe andato più in difficoltà rispetto a Jerez, weekend difficilissimo condito anche dalla caduta. L'unico più costante di tutti finora, ovvero Di Giannantonio, è stato più altalenante anche lui. Voci di mercato a parte di cui c'è molta roba interessante di cui parleremo a brevissimo, era partito alla solita maniera, forte e primo delle Ducati con un passo importante anche per il podio insieme a Bagnaia, però poi è calato. Sbagliata la partenza della sprint, dove poi è anche caduto, e in gara non è stato incisivo come le altre volte ed era più lento di Bagnaia, però sui fatti dimostra ancora di essere il primo delle Ducati e che il livello della moto non è per vincere mai da podio. Il venerdì e il sabato la Ducati c'è, Bagnaia ha fatto la pole, Marquez ha fatto un giro spaventoso nel Q1, record allucinante, e pensate che nel Q2 non si sono neanche minimamente avvicinati al tempo di Marc, erano a circa 4 decimi, incredibile. Però quando arriva la gara, soprattutto quella domenica, non è che cala la Ducati, è che cresce la Aprilia e te ne piazza 3 nei primi 3. La domenica per il team ufficiale della Ducati è un incubo perché non hanno ancora fatto un podio, non sto scherzando. Hanno vinto o fatto podi solo nella sprint. La domenica il miglior risultato, il quarto posto di Marquez in Brasile, poi il quinto ad Austin. Quindi per dire che il team ufficiale la domenica fatica e deve ancora ringraziare Digia per un'altra volta, per l'ennesima volta, perché almeno in gara ci ha messo la pezza, quarto e terza posizione nel mondiale, confermando la costanza dopo un weekend così così. Un vero peccato per Bagnaia. Sono un po' deluso dalla caduta in gara perché anche qui come Marquez a Jerez non mi aspettavo questi errori in una gara che era diventata di controllo nonostante la pressione che aveva riproposto a Costa prima della caduta. Ha fatto sapere ai microfoni però che ha avuto ancora il problema ai freni che ha avuto a Jerez, conseguenza della caduta, che non gli ha permesso di tenere lo stesso passo nonostante ci stesse provando. Non ha dichiarato esplicitamente che è un problema ai freni, ma ha detto lo stesso di Jerez, quindi sono i freni. Perché qui abbiamo rivisto il Pecco Bagnaia del 2023-2024, o volendo anche quello di Motegi 2025, perché guidava molto bene come se avesse la moto in mano, ed essere costanti tutto il weekend, e lo vedi già che parte bene dal venerdì, sai che può essere un buon fine settimana. Pagava sicuramente qualcosa in accelerazione, in uscita dalle curve dalla Aprilia. Tra l'altro questa scena della caduta della Practice mi ha ricordato quella di Rossi. Però è tornata a fare un weekend dei vecchi tempi. Si può portare a casa questo guardando il lato positivo. Era veloce, però è più un'incognita, perché questa velocità verrà confermata anche a Barcellona, al Mugello, ci sarà in tutte le piste. Si è capovolta un po' la situazione con l'Aprilia degli scorsi anni. L'Aprilia è sempre là, tum 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 tum. Nei primi 3 c'è sempre. La Ducati c'è, ma sempre con un pilota diverso. Una volta Alex Marquez, una volta Marco, una volta Bagnaia. Più spesso Digia volendo, che abbiamo detto che è quello che dà un minimo di continuità. Però quello che sta mancando alla Ducati è la costanza. È uno shock per Marc Marquez, un altro infortunio che non mette fine a questo calvario, perché se togliamo la stagione 2025 sul velluto fino all'Indonesia, dal 2020 in poi ha sempre dovuto lottare non solo con gli altri piloti ma anche e soprattutto con il suo fisico. La caduta nella sprint è spaventosa, pizzica appena la riga bianca nell'ingresso dell'ultima curva e poi gli arriva la frustata appena la gomma riprende attrito sull'asfalto che lo sbalza in aria con una capriola micidiale con la moto a fianco. Veramente un brutto incidente e già dall'inizio era zoppicante, infatti dopo i controlli gli è stata diagnosticata la frattura del quinto metatarso del piede destro. Un infortunio che colpisce una zona meno stressata delle altre per andare in moto. Il freno dietro ormai lo usano a pollice, però comunque col piede devi far forza sulla pedana e muoverti, quindi ci sono comunque le beghe, però meglio il piede da un lato che un'altra zona più compromettente, anche se non è da sottovalutare. Ma l'altra tegola, ancora più scioccante, è quella che viene rivelata ai microfoni delle varie televisioni subito dopo l'ultimo controllo dentro il camion lì dai box. Intanto Marquez è stato un gran signore professionista a presentarsi davanti alle telecamere subito a dare aggiornamenti, perché non tutti l'avrebbero fatto. Lui invece, dopo tutto quello che è successo, quello che sta passando con la moto e anche i problemi fisici, ha avuto la brillantezza, si può dire, di essere aperto a parlare, e a livello di immagine sicuramente un punto in più per lui. Però quello che ha detto oltre al metatarso è di nuovo sulla spalla.
Dopo Jerez aveva sempre dei dubbi sul fatto che qualcosa non stesse andando, nonostante lui si convincesse che fosse a posto. I medici hanno scoperto che una delle viti installate sulla sua spalla era rotta e si è spostata di 1-2 mm toccando il nervo radiale. Da come ci spiega lui, quel nervo che viene sollecitato dalla vite controlla tutto il braccio ed è per questo che non lo vediamo bene sulla moto. Basta vedere questo scatto, ragazzi, l'avevamo già notato a Jerez, ma qui si vede ancora meglio di come sia in una posizione nettamente innaturale alzata rispetto a tutti gli altri. Fa un po' strano sentirlo dire proprio da Marquez, però ha detto che questo infortunio è capitato al momento giusto. Dico fa strano perché trovare il momento per fermarsi e sistemare la spalla quando ti capita un altro infortunio non è il massimo, però ci ha fatto sapere allo stesso tempo che non è una situazione così grave come prima. Quando guidava la MotoGP Marquez sentiva che c'era qualcosa di strano rispetto a quando faceva cross, infatti i medici hanno visto dopo Jerez che nella posizione di una moto da corsa quella vite andava a toccare il nervo ed ecco perché non lo vedevamo così bene sulla moto. Avrebbe messo a posto la vite dopo Barcellona e avrebbe avuto la settimana di stop prima del Mugello per recuperare. Adesso utilizzerà la settimana saltata di Barcellona per guadagnare tempo, diciamo, anche se in campionato sicuramente pesa sui punti, ma la stagione è ancora lunga. Chiaramente sì, tornerà con un distacco importante, ma è ancora dentro la lotta. Con le sprint sappiamo che i campionati sono aperti fino all'ultimo. È andato a operarsi subito a Madrid nella giornata di domenica e i tempi di recupero nel momento in cui registro ancora non sono stati dichiarati, però ovviamente doveva saltare per forza la gara di Le Mans e di conseguenza non lo vedremo neanche a Barcellona. Poi sono sincero, appena ha detto quella cosa della vite e della spalla mi è venuto un dubbio, dicendomi ma come hanno fatto a non accorgersene prima? Io non sono un medico e non metto in dubbio assolutamente la professionalità, le conoscenze e le capacità dei medici di questi atleti, però boh, all'inizio mi è sembrato un po' strano. A vedere venerdì e sabato di Marquez prima dell'incidente della sprint, devo dire questa cosa. È la seconda volta nella mia vita, dopo il 2015, che vedo Marc Marquez in difficoltà. Perché tutte le altre stagioni che ha fatto, ha vinto dominando, comunque facendo qualche lotta, ma è sempre andato più forte degli altri. Togliamo la parentesi dal 2020 al 2023 con la Honda, che era chiaro che era in difficoltà perché correva infortunato e lì guidava una moto improponibile, lui era limitato alla grande e faceva grandi risultati comunque alzando il livello rispetto alle altre Honda. Però quest'anno si vede che non è una stagione facile, sia dal punto di vista della spalla, che lo sappiamo che lo limita, ma anche dal lato tecnico. Dico proprio questo perché non è mai capitato, tranne il 2015 come ho detto, di vedere Marc Marquez che non si trova o che comunque non è a posto con una moto competitiva per vincere e dove allo stesso tempo c'è una moto rivale che va attualmente più forte, perché le difficoltà con la spalla dopo Jerez sembravano essere un pelo ridotte dopo le prime 3 gare dove si notava il deficit. Però poi dopo quel weekend i medici hanno trovato quella vite e quindi c'erano cose fuori dalle telecamere che non sapevamo. E finché parliamo dei problemi con la spalla, ok, però anche sul livello tecnico quest'anno ci sono più problemi per Marquez, perché anche lui alle interviste del giovedì o del venerdì ha fatto sapere questa poca confidenza con l'anteriore e l'ingresso. Quindi oltre all'infortunio c'è quel qualcosa che non quadra sulla moto, un po' come per gli altri piloti che faticano ancora di più. E c'è da lavorare anche su questo perché non è una stagione in scioltezza per Marquez anche con la moto. Io, come ho detto anche nel video di prestagione, penso che un Marquez a posto possa stare tranquillamente davanti anche all'Aprilia o al massimo giocarsi il mondiale con loro. Poi, come abbiamo sempre detto, l'essere a posto di Marquez al 100% è diverso dall'essere a posto veramente di un altro pilota. Lui con tutto quel braccio martoriato non tornerà mai più a posto come prima, come uno normale sulla moto, ma a posto secondo i suoi standard per essere veloce. E adesso la curiosità sarà proprio questa. Come tornerà Marquez? Questa revisione alla vite della spalla gli permetterà di tornare un minimo a posto sulla moto per permettergli di guidare appena sopra i problemi di una moto che gli sta dando qualche bega? Perché abbiamo parlato dell'incostanza Ducati, ma Marquez è incostante anche per il suo fisico. Una volta tornato, vediamo come tornerà, ma se tornerà un minimo a posto per i suoi standard, sarà il primo delle Ducati e più costante insieme a Diggia. Sarà soprattutto quello da capire, perché altrimenti saremo punto a capo e continueremo a parlare di un Marquez limitato dall'infortunio anche dalla moto. Perché chiaramente anche dopo questa revisione della vite avrà pur sempre qualche problemino al braccio, però magari se tutto va bene potrebbe sentirsi meglio e poter spingere per guidare sopra i problemi o cercare anche di risolverli. L'altra questione è questa. È iniziata la vera fine dell'era di Marc Marquez in MotoGP?
Perché Marquez l'abbiamo sempre visto dare delle botte da orbi allucinanti, solo che questo è l'ennesimo infortunio di un calvario che si era appena interrotto nel 2025 fino all'Indonesia, perché anche nel 2024 era ancora in recupero. E dopo aver fatto tutta la sua scalata per tornare a vincere, dopo tutto quello che ha passato, dall'essersi rifatto mai in Indonesia, uno può dire dai però basta, è un'agonia. Si opera, controlla i tempi per tornare in forma, torna anche se qualche problemino l'ha sempre avuto, decide di mettere a posto quella vite e prontamente arriva un nuovo infortunio al piede. Cioè se uno non è forte mentalmente abbastanza sarebbe un'altra batosta dove può dire basta veramente, non se ne può più. Poi Marquez è un campione e mentalmente è forte. Faccio una considerazione che viene dalla mia testa. Secondo me se Marquez non avesse avuto la possibilità di rinnovare per 1 o 2 anni in più avrebbe smesso subito. Perché tutto lo stress che ha accumulato nel 2025 soprattutto e nel ritorno al vertice l'ha svuotato tutto dopo la vittoria del mondiale a Motegi, l'abbiamo sempre detto. Quindi adesso vediamo che tipo di rinnovo sarà con Ducati, se 2 anni fissi o 1+1. Però io credo che anche dopo questo inconveniente Marquez smetterebbe il prima possibile appena ne ha l'opportunità, forse perché non ne può più. Non so se ha questa fame di vincere il 10° titolo, sicuramente la motivazione ce l'ha, però bisogna considerare anche tutti gli altri spettri degli infortuni che ha intorno a lui. Ne avevamo parlato che per me Marquez ha un massimo di 3 anni in MotoGP. Probabilmente dopo questa potrebbero essere meno, il 2027 potrebbe essere già un potenziale ultimo anno, un'ultima stagione di Marquez, al massimo il 2028 in base al rinnovo che farà, ma nel 2029 secondo me non lo vediamo in pista. Ricordatevi di seguirmi su Instagram soprattutto per lo spazio social, così le vostre domande e considerazioni possono finire nel dopogara. Alessio2301, Martin merita di stare in Aprilia? Io modificherei la domanda con meriterebbe, col condizionale, perché sì, lo meriterebbe, però ha deciso anche per una scelta economica di andare Yamaha, lo abbiamo detto che si mangerà le mani. Davide Frassi, per il mondiale lotta solo Martin Bezzecchi o si può infilare anche Acosta? E la matematica potrà farci stare dentro anche Acosta e Digia volendo, ma solo fino a un certo punto, chi per il mezzo e chi perché è quel pilota che arriva fino lì. Metto tranquillamente però dentro la lotta anche Marquez e quando tornerà vediamo fisicamente come sarà messo per capire dov'è il potenziale. Sagges Antonio, si può dire che Pecco poteva prendere il Bez? No, perché già stava rischiando di perdere la posizione su Acosta prima che si stendesse e poi sarebbero arrivati Martin e Ogura, quindi si sarebbe giocato massimo il 3° posto. Qui c'è una domanda sulla Moto2 di AeroPaliux36, ma perché Navarro si stende sempre? Non lo so, bisogna chiedere a lui, ma io ricordo perfettamente la stagione del 2020 dove ha avuto più cadute che gare finite. Pagelle, allora, 6,5 a Toprak, 5,5 a Miller, 6,5 a Rins e 8 a Quartararo, 5,5 a Moreira che nella sprint non aveva fatto male ma purtroppo è caduto in gara, 6 a Zarco incalando, 5 a Joan Mir e 6 a Marini, 7 per Enea Bastianini, 4,5 a Brad Binder e 8,5 ad Acosta. Raul Fernandez 5, 8,5 per Ogura, Jorge Martin 9,5 e 9 a Bezzecchi. 8,5 a Digia, 4,5 a Morbidelli, 6 ad Aldeguer e 5 ad Alex Marquez. Bagnaia non lo so ragazzi, è un weekend dove il lato positivo lo puoi vedere, però la gara pesa. Per me è un 5,5 ed è uguale anche per Marc Marquez. State belli carichi ragazzi perché a brevissimo parliamo anche delle ultime voci di mercato uscite dal weekend che delineano sempre di più la griglia del 2027. Iscrivetevi e attivate le notifiche che così ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao! Ah, è bellissimo qui che c'erano Bezzecchi e Martin che parlavano tranquillamente con Ogura a fianco che non capiva un cazzo. Mancavano solo le birre. Sì, sì, sì.